Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale Milan-Lazio, partita, non voglio dire bruttina perché il Milan ha fatto una grandissima partita, secondo me, prestazione da squadra, prestazione convincente anche in vista di mercoledì, l'unico neo è l'infortunio di Leao che non si sa ancora l'entità, non si sa se possa giocare mercoledì, fondamentale sicuramente per il gioco del Milan, ma Saelemaekers ha giocato una grandissima partita che l'ha sostituito dopo 10 minuti. Quindi il Milan è in completa fiducia, in completa condizione fisica per la sfida di Champions che ci sarà mercoledì contro l'Inter ed è stata la partita perfetta in vista di quella sfida perché si è potuto anche giocare cambi, turnover, sei sopra 2-0 nel primo tempo, quindi puoi giostarti la partita diversamente. La Lazio che non è mai entrata in campo, non ha mai tirato in porta, Magnan senza voto, una Lazio impalpabile e non me ne vogliano i tifosi della Lazio, ma secondo me il problema principale è non avere un 11 tipo. Al di là che tu abbia giocatori di caratura inferiore, giocatori che dei quali non ti fidi, parlo di Sarri, devi trovare un 11 tipo e devi trovare che ne vuoi usare 14, devi trovare quei 14 che possono girare e ti possono garantire almeno una prestazione decente, no che vai a Milano e non giochi proprio. Il Milan va in vantaggio con il gol di Bennaser, tutti se la prenderanno con Marcos Antonio che ha perso il pallone, io da imparziale posso giudicare l'episodio come un errore più del centrale difensivo che ti dà la palla che del centrocampista che la perde. Perché al di là di chi sia il centrale difensivo o il centrocampista, chiunque sia il calciatore in questione, se io sono il centrale e devo darla verticalmente dalla mia area di rigore, devo servire il centrocampista che sta spalle all'avversario. Gli puoi chiamare l'uomo, ma tu non gliela devi dare. Puoi tranquillamente vedere tu difensore che hai tutta la visuale davanti a te, puoi vedere che sta arrivando il centrocampista di turno e si fregherà il pallone, così come è successo 1-0 meritato perché il Milan ha meritato la vittoria, ha giocato solo il Milan. La Lazio non ha mai tirato in porta. Poi il 2-0 tu lasci 30 metri di campo a Teo Hernandez, arriva ai 20 metri, hai il piede per punirti. Non puoi lasciargli 20 metri, 25 metri di corsa, gli dai addirittura il modo di poter mirare verso la porta. Poi c'è stata sicuramente quella lieve deviazione con la coscia di Romagnoli, sulla quale poi Provedelle non ha potuto far niente, ma credo che il tiro sarebbe stato insidioso anche senza la deviazione. Poi il Milan, al di là del gol, la deviazione, Provedel poteva fare quella parata. Il Milan avrebbe comunque vinto la partita perché per la mentalità che ha messo in campo, per l'approccio al match, anche in vista della classifica che è cortissima in questa zona Champions. La Lazio perde l'ennesima occasione per congelare questo secondo posto che adesso è completamente in bilico, rimane a 64, il Milan sale a 61, hai l'Inter che nel caso vincesse con la Roma va a 63, diventa difficile. La Juve non so come gestirla, la situazione Juve perché non sappiamo se dovesse aver confermato i 15 punti, glieli ritolgono, non si sa, però è una lotta Champions da non sottovalutare. Ogni partita devi cercare di far punti. Mi sarei aspettato una Lazio, non dico dall'inizio del match perché sono partite che tu i primi 20 minuti le studi, sia il Milan che la Lazio, al di là delle squadre, poteva essere un Inter, anche Inter-Roma, però Inter-Roma secondo me sarà diversa come approccio perché Mourinho le carica diversamente le partite, al di là dei calciatori che giocano, al di là del modulo. Però tu sei 2-0 sotto nel primo tempo. Mi aspettavo una Lazio che nel secondo tempo, almeno per i primi 15 minuti, provasse ad aggredire. Meriti del Milan, che non si è fatto aggredire, è stato sempre corto tra le linee, è sempre arrivato per prima sul pallone. La Lazio veramente non ha giocato. Una delle partite più brutte che ho visto, non ne ho viste tantissime, però ho visto abbastanza partite della Lazio di Sarri e posso dire che questa è una delle prestazioni più scialbe
impalpabili di questa Lazio che, se continua così da qui a fine campionato, questa zona Champions te la giochi, perché dietro hanno ritrovato il feeling con i punti, hanno ritrovato continuità. Parliamo dell'Inter. La Roma è una mina vagante che può dar fastidio. Se al secondo posto è partite del genere, non dico che devi portare i 3 punti a casa, però almeno il pareggio te lo devi giocare. Non puoi andare a Milano non facendo praticamente niente. Magnan senza voto. La Lazio non ha inquadrato lo specchio in nessuna occasione, perché non puoi attaccare con i 3 davanti che sono al limite dell'area e i 3 centrocampisti che stanno ancora a centrocampo. Non esiste. Speravo in una partita più divertente da ambo le parti, invece onore al Milan che ha giocato una grandissima partita. Ha fatto qualsiasi calcolo possibile in vista di mercoledì a livello di turnover e a livello di minutaggio, e la Lazio ha perso l'ennesima occasione. 3 punti guadagnati per il Milan, 3 punti persi e pesanti per la Lazio. Che la Lazio, non voglio dire è in involuzione, però se guardiamo la partita contro il Napoli, per esempio, dove hai vinto 1-0 al Maradona, difensivamente l'hai fatto una partita che non hai sbagliato niente. Quindi quell'11 ti è andata bene al Maradona, hai giocato una partita decente dal punto di vista difensivo, perché a livello offensivo nemmeno lì la Lazio fece tanto. Però se a livello difensivo ti è andata bene quella partita contro il Napoli, che è una squadra che comunque ti ha tenuto nella tua metà campo e ha cercato il gol per 90 minuti, devi rispettare quell'11, molto semplice. Poi hai qualche infortunio, lo rimpiazzi, va benissimo, però rispetta quell'11, perché se non trovi un filo conduttore in una stagione intera, questi sono i risultati, alti e bassi, partite che spumeggianti dal punto di vista del gioco, alcune, altre che dici si sono dimenticati di come si giocava a calcio. Quindi questi sono i risultati. Questo era quanto, ragazzi, per questo Milan-Lazio. Da imparziale, da non tifoso, riesco forse ad essere più lucido dei tifosi della Lazio, che saranno arrabbiatissimi in questo momento. Ci vediamo nel prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e se vi piace questo contenuto mettete un like. Ciao!